Benvenuti, viaggiatori delle emozioni e cercatori instancabili di quei frammenti di verità nascosti dietro il sipario scintillante dello spettacolo. Bentornati nella vostra casa sicura. Siete nel cuore pulsante di Turkey News Magazine. Per mesi, che ai più devoti sono parsiere lontane, abbiamo vissuto in un limbo di interpretazioni minuscole, in cui ogni apparizione pubblica di Yağmur Yüksel veniva osservata come attraverso una lente che ingrandiva i dettagli più impercettibili. Un lampo negli occhi, un sorriso trattenuto davanti a una domanda scomoda, una frase lasciata volutamente in sospeso, indizi minuscoli ma sufficienti ad alimentare un fuoco mai del tutto sopito sotto la cenere delle smentite. Eppure, la storia ama le sue svolte impreviste, e questa volta la scena del cambiamento non è stata il Bosforo, bensì le dune dorate dell'Arabia Saudita. È lì che tutto ha preso un corso che pochi avevano osato immaginare. Prima di addentrarci in questo racconto dal sapore di spezie e verità trattenute a lungo, vi invito a fare quei piccoli gesti che tengono unita la nostra comunità. Iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un sussurro della nostra ricerca. Attivate la campanella per cogliere per primi i segni del destino, e se vi attrae il nostro modo di mettere a nudo l'anima delle stelle, lasciate un like. E per chi desidera sedersi nel consiglio di chi sostiene davvero la nostra missione, il pulsante abbonati è la chiave d'accesso privilegiata per diventare mecenati di Turkey News Magazine. Preparatevi, perché stiamo per sciogliere il nodo più importante di questa saga senza fine. Le immagini che hanno iniziato a correre sui social con la velocità di una tempesta di sabbia non erano semplici fotografie, suonavano come dichiarazioni. Rivedere Yağmur Yüksel accanto a Barbaktas ha spiazzato il pubblico non solo per la cornice esotica e inattesa, ma per il messaggio implicito e potente che quelle istantanee lasciavano filtrare. Non si trattava più di una coincidenza, non era un incrocio casuale di impegni professionali. E questa volta, di fronte all'evidenza, Yağmur ha compiuto una scelta radicale: non nascondersi più. Dal primo istante in cui quelle immagini sono emerse dal deserto, la pressione mediatica è diventata immediata e asfissiante. Domande, interpretazioni, analisi del linguaggio del corpo, titoli a effetto, tutto si è moltiplicato in poche ore, creando un brusio assordante. Ma Yağmur, lontana anni luce dal negare o dal ripararsi dietro i soliti giri di parole, ha optato per un'altra via, disarmante nella sua semplicità, la verità. In una conversazione intima con il suo cerchio più stretto, parole che, come spesso accade, hanno trovato la strada del pubblico. Sarebbe stata limpida e ferma: se siamo riapparsi insieme persino così lontano, è perché non ho più intenzione di fingere. Basta con le maschere. Punto. Secondo chi le è vicino, questa decisione di esporsi non sarebbe nata da un impulso passeggero, figlio dell'emozione di un viaggio. Era il frutto di un pensiero che la seguiva da tempo. Il silenzio, nato come protezione, aveva finito per pesare come un macigno sulla sua autenticità. L'Arabia Saudita non è stata una puntina infilata a caso sul mappamondo, paradossalmente, è stato il luogo in cui si è sentita più libera. Lontano dallo sguardo giudicante, lontano dal ronzio continuo dei paparazzi di Istanbul, si è concessa il lusso di essere semplicemente se stessa, senza strategie, senza calcoli, senza il timore costante di essere fraintesa. Amici di Turkey News Magazine, fermatevi un istante su questo paradosso. A volte dobbiamo percorrere migliaia di chilometri per trovare il coraggio di essere noi stessi a casa nostra. Vi è mai capitato di allontanarvi da tutto per capire chi eravate davvero? Credete che la distanza geografica possa aiutare a mettere a fuoco i sentimenti? Diteci la vostra nei commenti, perché questo tema tocca ciascuno di noi. E se apprezzate questo sguardo profondo sulle dinamiche del cuore, il pulsante abbonati è il modo migliore per sostenere la nostra esplorazione. Quel silenzio, con il passare del tempo, è diventato ambiguo, doloroso, come una gabbia dorata. Ci siamo salutati, ma ciò che provavo non ha smesso di chiamarmi dentro, avrebbe ammesso Yağmur in un momento di vulnerabilità. In quell'unica immagine si condensa tutto ciò che è venuto dopo, durante i lunghi mesi trascorsi lontani. Perché mentre ciascuno cercava di andare avanti, il filo invisibile non si è spezzato. Si è trasformato. È maturato nell'ombra. Non è svanito nell'aria rarefatta dell'oblio.
Le immagini dall'Arabia hanno mostrato al mondo qualcosa di diverso da ciò a cui il pubblico era abituato. Niente pose forzate da copertina, nessun gesto plateale per la macchina fotografica. C'era naturalezza. Una complicità organica. Una calma quasi domestica. Per molti osservatori, quella è stata la conferma che non si trattava di un tuffo nel passato spinti dalla nostalgia, ma del tentativo di ricostruire un legame su fondamenta completamente nuove. Yamur è stata chiara su un punto cruciale: non stiamo riavvolgendo il nastro. Non torniamo al punto in cui eravamo. Ripartiamo da un luogo diverso. Non sono più due ragazzi travolti dalla pressione del momento e dalla morsa improvvisa della fama. Sono due persone che si conoscono nel bene e nel male, consapevoli di dove hanno inciampato e di ciò che non sono più disposte a ripetere. E questa lucidità ha il sapore delle cicatrici che insegnano. Tra i dettagli che hanno colpito di più, c'è il modo in cui Yamur ha parlato del passato, senza recriminazioni acide, senza trasformarsi in vittima o in giudice. Ha preso su di sé la responsabilità delle proprie scelte, ha riconosciuto gli errori, e ha chiarito che il tempo della separazione non è stato sprecato ma necessario. A volte l'amore non si rompe, ha bisogno di silenzio per capirsi, ha confidato con una maturità nuova, aprendosi a chi la conosce davvero. Bar, più riservato e protettivo che mai, avrebbe accompagnato questa nuova fase con una condizione netta e non negoziabile. Vivere questa ripartenza senza trasformarla in uno spettacolo mediatico. E Yamur, comprendendo il valore di quel confine, ha accettato. Niente annunci ufficiali in grande stile, niente dichiarazioni calcolate rilasciate attraverso uffici stampa. Solo gesti che raccontano da soli, azioni che portano con sé il peso della verità. Nel cuore dell'Arabia, lontano da tutto e da tutti, Yamur ha compreso qualcosa di essenziale: nascondere ciò che provava non la proteggeva più, la sfiniva. E se voleva concedersi un'altra possibilità con l'uomo che aveva segnato la sua storia, doveva farlo da un luogo di assoluta sincerità, con la consapevolezza di essere osservata e giudicata dal tribunale dell'opinione pubblica. Ha scelto di accettare quello sguardo, ma alle sue condizioni. Oggi, Yamur Yüksel appare più risoluta, più pacificata e, in modo quasi paradossale, ancora più riservata di prima. Parla poco, ma quando lo fa le parole diventano pietre miliari. Non promette finali da fiaba o eternità idealizzate. Promette presenza. Promette onestà. Promette scelte quotidiane fatte con lucidità. Forse è proprio per questo che le immagini dall'Arabia non sembrano una provocazione studiata né una mossa di marketing, sembrano quello che sono: due persone che, dopo tutto ciò che hanno attraversato, hanno deciso di non lasciare del tutto la presa. C'è chi ha notato un dettaglio nella postura di Bar, quel modo discreto di restare un mezzo passo indietro mentre le luci si accendono, e di avvicinarsi quando nessuno guarda, come a dire: ti copro le spalle, anche ora. C'è chi ha colto nei gesti di Yamur una serenità nuova, quella calma che non si compra con la fama né si costruisce con i like, ma nasce dopo aver fatto pace con se stessi. Non c'è ostentazione. C'è una trama che si tesse piano, lontano dagli occhi indiscreti, come una promessa che preferisce le azioni alle parole. Eppure, nessuno ignora che la strada davanti non sia semplice. Vivere un amore sotto i riflettori significa fare i conti con domande, giudizi, aspettative. Lo sanno bene entrambi. Ma oggi, a differenza di ieri, li unisce un patto silenzioso: camminare senza trasformare ogni passo in breaking news. Un invito alla discrezione che non nega i sentimenti, anzi li protegge. Un confine che dice: questa volta, ciò che conta lo custodiamo noi, non la platea. Se vi siete riconosciuti in questa storia, se vi siete mai domandati se la distanza possa diventare una bussola per ritrovare la rotta, scriveteci cosa ne pensate. Le storie degli altri, quando risuonano dentro di noi, illuminano la nostra. E se apprezzate questo viaggio nelle pieghe dell'animo, sostenete Turkey News Magazine con un abbonamento. È grazie a voi che possiamo continuare a raccontare, con rispetto e passione, ciò che vive dietro l'immagine perfetta. Mentre le ultime luci del giorno si spegnevano sulle dune e il vento portava via le impronte lasciate sulla sabbia, Yamur e Bar hanno fatto ciò che sembra piccolo e invece è enorme:
Non hanno promesso eternità, hanno promesso oggi. Hanno promesso di restare quando le telecamere si spengono, di parlarsi quando gli altri parlano sopra, di scegliere quella parte di verità che non ha bisogno di scenografie. Hanno promesso di non farsi più del male in nome della prudenza. E da quella promessa è nato ciò che abbiamo visto, un modo diverso di stare insieme, con meno rumore e più sostanza. Le foto dal deserto non hanno offerto colpi di scena, ma segni di quotidianità. Una mano che sfiora l'altra mentre nessuno guarda. Uno sguardo che resta fermo invece di scivolare via. Una risata breve, non studiata. Sono dettagli che raccontano molto più di un comunicato. Sono la prova che certe storie possono tacere per un po', sepolte sotto strati di distanza, ma quando riemergono, anche dall'altra parte del mondo, è perché non vogliono più vivere nell'ombra. E allora vale la pena ascoltarle. Grazie per aver viaggiato con noi in questa oasi di sincerità. Se questa narrazione vi ha toccato, fatelo sapere con un like, iscrivetevi per non perdervi i prossimi capitoli di questa vicenda, e considerate di sostenerci cliccando su abbonati. È il modo più concreto per permetterci di continuare a investigare con delicatezza e cura. Fino alla prossima rivelazione, ricordate, la verità, come l'amore, trova sempre una strada per venire a galla. Questo è Turkey News Magazine. Buonanotte.